lettori e benvenuti in questo nuovo video. Come potete notare oggi ho fatto un make up a tema halloweeniano. Dal momento che amo davvero moltissimo Nightmare Before Christmas e il personaggio di Sally in particolare, ho deciso di fare questo make up. Per questo video speciale di Halloween ho pensato di fare un tag originale che ho creato io e che è il Tim Burton Characters Book Tag. Dovete sapere che non sono un amante degli horror, per cui non leggo libri horror né guardo film horror. Tuttavia le uniche atmosfere macabre e particolari che amo e che ho amato fin da quando ero bambina sono quelle dei film di Tim Burton. Per cui mi sono detta, perché non fare un book tag a tema Tim Burton? Ho scelto quindi 6 dei suoi più famosi film e ho associato a una delle caratteristiche dei protagonisti una domanda. Sono davvero emozionatissima di fare questo book tag e spero davvero che vi piaccia, per cui cominciamo! Prima domanda. Jack da Nightmare Before Christmas, un personaggio amato da tutti. Ho scelto James Castears di Shadowhunters di origini, di Cassandra Clare. Per chi ha letto Shadowhunters di origini saprà già probabilmente il motivo per cui ho scelto Gem per rispondere alla domanda di questo tag. James Castears è infatti uno dei Shadowhunters dell'Istituto di Londra ed è il parabatai di Will Arundel. Ha una storia molto complicata alle spalle, ha sofferto molto, tuttavia è la persona più umile, dolce e gentile di cui abbia mai letto in un libro. Ed è questo il motivo per cui tutti all'istituto amano Gem, gli vogliono bene in modo incondizionato, perché non puoi non voler bene a Gem, è la dolcezza assoluta. Ed è questa la ragione per cui ho scelto Gem. Seconda domanda, Emily da La sposa cadavere, un personaggio che non riesce ad avere il lieto fine che desiderava. In questo caso ho scelto Katie e Tommy di Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro. Katie e Tommy insieme a Ruth sono i 3 protagonisti di questo libro. Vivono in un collegio in Inghilterra e non hanno genitori e sono educati in materie come l'arte, la letteratura, la poesia e molto altro. Fin dalla più tenera età tra i 3 protagonisti nasce un'amicizia destinata a durare una vita. Ad un certo punto del libro Katie, Ruth e Tommy saranno spediti nei cottages, ossia in queste case dove trascorreranno il loro tempo in attesa di diventare donatori. Infatti i 3 protagonisti di questo libro, così come gli altri bambini del collegio, altro non erano che cloni umani creati perché poi sarebbero dovuti diventare donatori e morire donando i propri organi alle persone malate. La loro amicizia, dopo questa sconvolgente rivelazione, inizia a incrinarsi e dopo un litigio Katie abbandonerà Ruth e Tommy per iniziare a lavorare come assistente. Dopo alcuni anni Katie incontrerà per caso Ruth in ospedale, ormai donatrice e morente. Katie e Tommy si rincontrano ed essendo sempre stati innamorati l'uno dell'altro e combattono e credono che il loro amore possa essere più forte del destino che li attende. Tuttavia però il loro destino non può essere cambiato, ragion per cui Katie e Tommy dovranno rassegnarsi ed andare incontro a ciò che li attende. Questo libro mi ha fatto stare davvero male, ho pianto tutte le lacrime che possedevo, tuttavia devo ammettere che mi ha segnato in modo molto profondo e io vi consiglio davvero di leggerlo perché oltre a essere una grandissima storia d'amore è anche un romanzo visionario e utopico che lascia riflettere su molti temi importanti, per cui ve lo consiglio. Inoltre vi consiglio di vedere anche il film tratto da questo libro che ha come protagonisti Andrew Garfield e Keira Knightley, perché è davvero molto bello. Terza domanda, Edward da Edward Mani di Forbici, un personaggio frainteso a causa del suo aspetto o un personaggio incompreso dalla società in cui vive? Per questa domanda ho scelto il protagonista di un libro che in realtà sto ancora leggendo e che è Callum di Magisterium di Cassandra Clare e Holly Black. Callum è infatti il protagonista di questo libro e a 12 anni viene ammesso al Magisterium, una prestigiosa accademia riservata ai ragazzi dotati di talento magico. Fin da bambino Callum ha dovuto convivere con un problema alla gamba, ha dovuto subire diverse operazioni di cui porta ancora le cicatrici e che ovviamente lo hanno molto limitato sia per quanto riguarda il semplice camminare, ma soprattutto per il correre o fare altre attività fisica come tutti gli altri ragazzi della sua età. La sua gamba e il suo carattere un po' ribelle lo hanno quindi sempre reso il soggetto di bullismo e di derisioni e non gli hanno mai permesso di avere dei veri amici. Questo fino al momento in cui non viene ammesso al Magisterium, dove farà amicizia con Tamara e Aaron, che diventeranno poi i suoi migliori amici. Ho quasi finito il libro e davvero non vedo l'ora di farne la recensione perché mi sta piacendo davvero tantissimo. Cassandra davvero non mi delude mai e poi scritto in collaborazione con Holly Black, fantastico, fantastico. Quarta domanda, Charlie da La fabbrica del cioccolato, un personaggio umile e gentile. In questo caso ho scelto Charlie da Noi siamo infinito.
che ha lo stesso nome di Charlie della fabbrica del cioccolato, in effetti. Vabbè, comunque, penso che la maggior parte di voi, se non avrà letto questo libro, almeno conoscerà il film, perché è famosissimo. Il libro narra la storia di Charlie, che è un adolescente che in questo libro inizia le scuole superiori. E ciò che lo caratterizza maggiormente come personaggio è la sua innata gentilezza d'animo. È una persona davvero molto gentile ed è per questo definito il ragazzo da parete, ossia una persona che è sempre lì per ascoltarti, il confidente perfetto per tutti, è colui che non dimentica mai un compleanno o colui che non tradisce mai e poi mai un amico. Ho scelto quindi Charlie proprio perché, nonostante tutto ciò che affronta e che ha affrontato, è un personaggio di una gentilezza d'animo grandissima, è una persona davvero molto amabile e io l'ho adorato come personaggio, per cui ho scelto lui. Quinta domanda. James da James e la pesca gigante, un personaggio accompagnato nella sua avventura da un gruppo di singolari amici. Ho scelto Quentin di Città di Carta di John Green. Questo libro è uno dei miei libri preferiti di John Green, proprio per il fatto che, oltre a trattare di adolescenza, c'è una grandissima dose di avventura e di mistero. Il protagonista di questo libro, Quentin, è sempre stato innamorato di Margot fin da quando da bambini hanno condiviso una scoperta molto inquietante. Tuttavia, crescendo e col passare degli anni, il loro legame di amicizia sembra essersi spezzato. Margot infatti è diventata la ragazza più popolare della scuola, che ovviamente non uscirebbe né mai considererebbe un ragazzo come Quentin. Tuttavia, una sera Margot si intrufola nella stanza di Quentin dalla finestra e lo trascina quella notte in un'avventura indimenticabile. Tuttavia, la mattina dopo Margot scompare improvvisamente. Quentin deciderà di andare alla ricerca di Margot e per questa ragione intraprenderà un folle viaggio alla ricerca della ragazza. In questo viaggio sarà però accompagnato da 3 amici, Ben, Radar e Lacey, tutti e 3 con caratteri molto particolari e con personalità uniche. Ciò che ho amato di questo libro è stato proprio il viaggio intrapreso da Quentin e i suoi amici e il fatto che il vero scopo del viaggio alla fine si riveli non essere il cercare Margot in sé, ma il fatto che questo viaggio e questa avventura che i ragazzi condividono sarà ciò che gli farà fare delle esperienze incredibili e che li farà maturare e crescere. Sesta e ultima domanda. Victor da Frank Winnie, un personaggio che farebbe di tutto per riavere la persona che ama. Per questa ultima domanda ho scelto Feyre di A Court of Thorns and Roses. E per chi non lo sapesse, ho fatto la recensione di questo libro e vi lascio il link qui sotto. Non vi ridico nuovamente la trama proprio perché ne ho già parlato ampiamente nella recensione e dirò solamente il motivo per cui ho scelto Feyre. Ho scelto Feyre proprio perché dopo essere stata cacciata dalla corte di Prythyn e da Tamlin, che è l'uomo che ama, e dopo aver scoperto che quest'ultimo è controllato e in un certo senso prigioniero di Amaranta, decide di tornare indietro e di affrontare Amaranta per riprendersi l'uomo che ama. Nonostante ciò, possa probabilmente condurre alla morte. E niente, io vi ho riproposto questo libro anche in questo tag, perché se non avete ancora letto questo libro dovete assolutamente leggerlo. Bene ragazzi, queste erano le 6 domande che ho scelto per il Tim Burton Characters Book Tag. Taggo Chantal di Fairy with a Bit Fit, che come me è amante di Tim Burton e dei suoi film, e taggo anche tutti voi. Se anche voi come me amate Tim Burton, sentitevi liberissimi di dire che vi ho taggato io e di fare il tag se vi piace. Fatemi sapere se questo video speciale di Halloween vi è piaciuto, se il tag vi è piaciuto e lasciatemelo scritto nei commenti. Ci terrei davvero molto a sapere il vostro parere su questo video e sul tag in generale. Io vi auguro ancora una volta un buon Halloween e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!